Buongiorno, in questa presentazione vedremo il funzionamento dei moduli ESAPRO 3D Piping e ESAPRO Isometrics per la generazione di modelli 3D e degli sketch di officina. Nella prima parte vedremo in particolare l'integrazione tra il modulo ESAPRO 3D Piping e il modulo ESAPRO P&I che abbiamo visto precedentemente. La finestra Confronta con P&I consente di mettere a confronto il modello 3D con quanto è stato fatto all'interno del modulo ESAPRO P&ID. Aprendo il disegno vengono visualizzati tutti gli oggetti presenti all'interno del foglio e a seconda del colore noi siamo in grado di distinguere gli oggetti che ancora non sono stati modellati nel piping e sono gli oggetti bianchi. Gli oggetti verdi invece sono presenti nel piping e possono essere evidenziati. Gli oggetti rossi sono presenti ma hanno subito delle modifiche, sono oggetti disallineati. In questo caso vediamo che il modello della pompa è cambiato, nel P&I è stato modificato da MC a MCX e alcuni dati caratteristici come la potenza. Cliccando su Mostra P&I è possibile inoltre aprire una finestra flottante dove i componenti vengono evidenziati direttamente nello schema. Cliccando su Disattiva colori è possibile spegnere i colori nativi e a questo punto, a seconda dello stato del componente, noi vedremo componenti rossi per i componenti modificati, grigi per quelli non inseriti e verdi per quelli già presenti sul modello 3D. In questo caso prendiamo atto che le modifiche fatte sul lato P&I non hanno impatto sulla mia grafica e quindi possiamo sincronizzare semplicemente i dati. Adesso andiamo a modellare il serbatoio TK001 che ho nel P&I ma non ancora nel piping. Prendo un punto di riferimento, specifico un'altezza, 800 mm, e lancio il comando per la generazione serbatoi. All'interno di questa finestra ho una serie di serbatoi parametrici che posso andare a scegliere e per ognuno di questi posso andare a dare delle misure. 2200 è la lunghezza e 1400 è la distanza tra le selle. Specifico un punto di inserimento e un orientamento. ESAPRO 3D Piping mi chiede di dare un tag e delle caratteristiche a questo serbatoio. Non è necessario perché io le ho già attribuite nel P&I e con associa oggetto posso collegare i due oggetti. Effettivamente a questo punto ho gli stessi dati in entrambi gli ambienti e se vado a ispezionare lo schema vedrò che il serbatoio è diventato verde. Terminato il disegno del serbatoio possiamo adesso concentrarci sui bocchelli. Chiudiamo il browser di integrazione e andiamo a prendere un punto di riferimento rispetto alla tangent line del mio serbatoio. Prendo il punto centrale e do un offset di 400. Quello sarà il punto di partenza del mio bocchello. Lancio il comando bocchello e all'interno della finestra scelgo una classe, un diametro e il tipo di bocchello, che può essere flangiato, filettato o logico. I bocchelli logici sono dei punti d'attacco di apparecchiature importate attraverso un file step. Diamo un diametro al nostro bocchello, punto di partenza, l'orientamento, in questo caso prendiamo l'orientamento in alto e digitiamo la lunghezza, 800 e 400 a sinistra. Una volta disegnato il bocchello diamo invio e selezioniamo il corpo dell'apparecchiatura. Il bocchello è stato modellato e a questo bocchello possiamo assegnare un nome, N1 in questo caso. Andiamo ora a disegnare un bocchello eccentrico che chiameremo N2. Prendiamo un punto sull'asse, stabiliamo un'eccentricità, in questo caso un offset di 200. Quello sarà il punto di partenza del nuovo bocchello. Scegliamo un diametro, 4 pollici, punto di partenza, lunghezza 1000 e a questo punto selezioniamo il corpo del serbatoio. Abbiamo dato nome al secondo bocchello. I bocchelli in realtà sono oggetti separati per cui si possono tranquillamente spostare o cancellare in qualsiasi momento. Terminata la parte di generazione delle apparecchiature, vediamo i comandi ESAPRO 3D Piping dedicati alla generazione di strutture metalliche. Facciamo un piccolo esempio e andiamo a disegnare un telaio. Quindi disegniamo un normalissimo rettangolo con AutoCAD. Andiamo ad esplodere la polilinea e copiamo le linee per crearci delle guide per il disegno del nostro telaio.
Creato il contorno, andiamo a richiamare i comandi per generare strutture metalliche. Oltre al comando trave base abbiamo una serie di comandi che permettono di fare la pulizia delle intersezioni con taglia 45 e sagomature. Scegliamo il profilo HE, andiamo a selezionare il filo trave, in questo caso è il filo inferiore, e andiamo a battere una serie di punti. In alternativa è possibile richiamare lo stesso comando e selezionando l'opzione linea è possibile selezionare le linee AutoCAD e andarle a rivestire con delle travi. Abbiamo qui degli spigoli che andiamo a risolvere con il comando fillet. Il comando fillet a 45 taglia lo spigolo a 45 gradi. In questo caso, per risolvere l'intersezione, utilizzeremo il comando allunga accorcia. Allunga accorcia trave consente di stirare una trave e quindi allungarla o, come in questo caso, accorciarla. Per risolvere l'intersezione della trave interna utilizzeremo il comando sottraia trave. Con questo comando è possibile sagomare una trave selezionando due altre travi che andranno in sottrazione. Un altro comando molto utile per risolvere intersezioni è il comando taglia. Il comando taglia estendi trave consente di selezionare una faccia e la trave che si vuole andare a tagliare. È un comando che in tutto e per tutto ricalca il comando taglia e estendi di AutoCAD. Oltre agli oggetti singoli è possibile richiamare configurazioni standard. In questo caso andiamo a fare un portale composto da 3 oggetti. Inseriamo il portale. In realtà non è un oggetto unico, è composto da travi singole che all'occorrenza possono essere copiate, spostate o adattate a seconda delle esigenze. Quindi andiamo a copiare la trave orizzontale e con il comando allunga andiamo a riportare la trave verticale sotto il filo della trave orizzontale. Copiamo i due rinforzi e quindi partendo da una configurazione standard siamo andati a creare il nostro portale personalizzato. Oltre ai portali esistono altre configurazioni ripetitive come le paline, le squadre e le colonne. Andiamo a creare una configurazione di 4x3 sul quale andremo a piazzare un grigliato. Iniziamo disegnando un contorno 2D che servirà come base per il nostro grigliato. Disegno una normalissima polilinea di AutoCAD e aggiungo un contorno circolare, un cerchio, che rappresenterà un foro all'interno del nostro grigliato. Prendo un punto di riferimento alla quota Z e uso il comando cerchio. Una volta abbozzato il contorno, richiamo il comando pianerottolo, grigliato, e seleziono il contorno esterno e il foro interno. Il grigliato viene generato automaticamente. Dal momento che il grigliato è basso, uso il comando sposta di AutoCAD con gli snap per portarlo all'elevazione corretta. Siamo pronti adesso per andare a disegnare corrimano. Con il comando ringhiera posso battere una serie di punti o selezionare una polilinea esattamente come ho fatto prima. In questo caso batto dei semplici punti che danno il contorno al mio corrimano. Andiamo ora ad aggiungere una scala rampa. Il comando scala rampa mi dà la possibilità di dimensionare la mia scala, dando un'altezza, un numero di alzate, una pedata. Oltre a questo posso scegliere se voglio grigliato, ringhiera o eventualmente un piccolo pianerottolo. Do un punto di partenza, un orientamento e la mia scala viene generata. Ora vado a riposizionare la scala per farla combaciare con il mio grigliato. Sono normalissimi solidi AutoCAD per cui posso usare i comandi abituali e quindi andare a usare gli snap per agganciare gli spigoli. Faccio combaciare lo spigolo della scala con la mia trave e poi vado a spostarla.
la mia struttura è completa. In alternativa alla scala rampa avrei potuto anche creare una scala marinara. Con il comando scala pioli posso andare a dimensionare la mia scala, che può anche includere un guardiacorpo, oppure nel caso di serbatoi circolari posso anche generare scale a spirale. Anche in questo caso ho tutti i parametri che mi consentono di andare a dimensionare. Dopo questa panoramica generale sulle strutture metalliche, andiamo ad applicare i comandi che abbiamo visto per andare a disegnare uno staffaggio per il nostro piping. Quindi abbiamo delle linee guida, le usiamo con il comando trave per andare a vestire le linee con delle travi. Il filo superiore, opzione linea. Questi saranno gli appoggi dei nostri tubi. Le travi che noi stiamo andando a generare chiaramente possono poi essere anche conteggiate nella distinta base e soprattutto possono servire come base per il pacchetto ESAPRO Supports, dove potrò andare a dettagliare il supporto costruttivo. Qui inserisco la trave, la oriento e con il comando taglia adesso andrò a fare la pulizia delle intersezioni. Trancia su faccia. 2, 3 e 4. Devo tagliare la parte inferiore, quindi utilizzando il comando orbita, cambio il punto di vista, riseleziono la faccia inferiore e uso taglia. Chiaramente sono solidi base AutoCAD, per cui anche tutte le operazioni di modellazione booleana si possono utilizzare tranquillamente. Siamo pronti ad andare a generare il piping, però prima di andare a modellare le pipeline andiamo a dare un'occhiata al catalogo parametrico di ESAPRO. È un catalogo dimensionale estremamente vasto, composto da centinaia di migliaia di parti. Tutti questi pezzi sono organizzati secondo tabelle parametriche e in una struttura gerarchica a più livelli. Il primo livello è la categoria, il secondo è la famiglia, il terzo la tipologia. Per ogni tipologia abbiamo diverse tabelle dimensionali secondo le varie norme, norme americane o anche le norme metriche. Oltre ai componenti più comuni abbiamo anche componenti particolari in materiale plastico, raccordi a compressione per l'aria compressa, e quindi è un catalogo che si adatta alle diverse impiantistiche che i vari utenti possono avere necessità di fare. Andiamo adesso a vedere come è organizzata una tipica tabella dimensionale. Prendiamo ad esempio una tabella di valvola saracinesca flangiate. Questa è una 150 libbre. Questi sono i parametri dimensionali che servono a disegnare l'oggetto. HV, LD. Le colonne azzurre sono quelle obbligatorie, quelle gialle sono quelle opzionali e che possono anche variare effettivamente in base al costruttore. Abbiamo 5 lingue di descrizione e possiamo chiaramente andare a modificarle a seconda delle nostre esigenze. Oltre a questo possiamo andare a mettere peso, codice parte e altri dati. Le tabelle fornite da ESAPRO sono solo una base che può essere riutilizzata attraverso il copia e incolla. Accanto all'oggetto piping viene mostrato il simbolo P&I perché i due ambienti sono di fatto integrati. Andiamo ora a creare una classe tubazioni selezionando i componenti da catalogo. Creiamo una classe di esempio per l'acqua. Tutti gli oggetti che andrò a inserire all'interno di questa classe potranno essere utilizzati per modellare le nostre pipeline. Quindi includiamo il tubo, le curve, saldare di testa e tasca saldare, dei pezzi a T, sia tasca saldare che saldare di testa, e dei mezzi manicotti per inserti di tubazioni di diametro differente, delle flange, in questo caso flange welding neck, flange a collare, guarnizioni e bulloneria. Una volta terminata la scelta dei componenti andiamo poi a definire quali tabelle da catalogo vogliamo andare ad utilizzare. Quindi selezioniamo la nostra tabella di tubi, il range di diametri che vogliamo andare a utilizzare in modellazione,
questo caso escludiamo diametri che magari non ci interessa ad operare, e facciamo la stessa scelta anche per quanto riguarda le curve. Quindi curve a saltare di testa. I diametri che mi vengono proposti sono gli stessi che ho scelto per il tubo. In questo caso togliamo i diametri inferiori perché abbiamo deciso di utilizzare gomiti tasca saldare. Userò i gomiti per i diametri inferiori a 3. La stessa scelta la vado a replicare sui T, quindi T a saldare di testa per i 3 pollici superiori, T tasca a saldare per i diametri inferiori a 3. Vado a caricare anche i mezzi manicotti tasca a saldare per 2 pollici inferiori. Carico le mie flange, scelgo la normativa, in questo caso sono flange norma ASME, 150 libbre RF, guarnizioni, e bulloneria. A questo punto la mia classe è completa e posso iniziare a modellare. Prima di fare questo vado a dare un'occhiata e quindi genero un foglio Excel che mi riporta tutte le scelte che ho fatto nella mia specifica. Questo è l'elenco dei componenti che ho incluso nella mia classe. Nella zona allegati io posso andare a scegliere una serie di regole addizionali, per esempio se voglio mostrare diametri in millimetri o pollici, oppure ho la possibilità anche di decidere che tipo di giunto automatico voglio applicare in caso di tubi molto lunghi. Qui ho un parametro di 12 metri, vuol dire che ogni 12 metri il tubo mi viene spezzato e posso decidere come, se con manicotti, flange. Qui posso dare una lunghezza minima ai miei tronchetti di tubo. Ovviamente un tubo oltre una certa dimensione non può essere né saldato né filettato, e quindi posso vincolare questo. Qui invece sto dando lo spazio di saldatura, quant'è lo spazio riservato alle saldature. Nella branch table ho una tabella riepilogativa che mi mostra tutte le intersezioni per i vari diametri, diametro principale e diametro derivato. Qui posso eventualmente intervenire a mano per andare ad aggiungere o togliere componenti che non rispecchiano la mia scelta progettuale. Qui vado a mettere dei codici B che sono gli innesti diretti, qui non ho pezzi e quindi vado a innestare direttamente il tubo. Sono pronto e posso iniziare a modellare. Andiamo ora a modellare in 3D le linee che abbiamo precedentemente disegnato in P&I. Traccio un asse tubazioni, scelgo il numero di linea dalla grafica di progetto, in questo caso la linea 9700, è la stessa che ho scelto in P&I e difatti i dati di processo sono gli stessi. Da un punto di partenza, il bocchello, e attraverso l'opzione collega faccio calcolare ad EsaPro tutti i percorsi possibili per collegare i due punti. I percorsi vengono visualizzati con un tubo giallo che rappresenta un inviluppo per testare le eventuali interferenze. Adesso vado a rivestire l'asse tubazioni, chiaramente vengono inseriti automaticamente tutti i componenti flange, guarnizioni già previsti per la classe, e aggiungo una valvola. Seleziono il tubo sul quale voglio andarla a piazzare e ovviamente il menu contestuale mi presenta solo valvole compatibili. Una volta inserita la valvola può essere posizionata liberamente, ruotata. La valvola viene attratta dai punti nodali dei componenti e posso cambiare anche il punto di accosto di allineamento. In questo caso sto impostando una distanza tra il centro della valvola e il mio bocchello. Associamo ora la valvola 3D appena inserita con la corrispondente valvola P&I. Quindi nella finestra confronta con P&I andiamo a selezionare la linea appena modellata, 9700, che non è ancora completa perché è bianca, e associamo la valvola. Siccome era l'unico componente nella linea, la linea a questo punto è completa, è tutta verde, e anche nello schema visualizzo l'informazione relativa all'associazione. Per modellare la prossima linea sfrutterò le icone dei piani di riferimento. Le icone piani di riferimento sono delle speciali icone che io posso piazzare all'interno del modello per marcare quelli che sono per me dei punti notevoli, dei punti focali. Sono punti che posso usare come partenza o come riferimenti geometrici. In
questo caso è un punto di arrivo il bocchello e un altro punto è l'asse di questo tubo, perché la linea che voglio disegnare deve rimanere esattamente in asse con questa linea già esistente. Un altro punto di riferimento potrebbe essere un punto preso sulla trave, quindi snappo un normalissimo punto AutoCAD, do uno scostamento rispetto al punto 300 e poi mi alzo di 150. A questo punto ho piazzato le icone, vedete che le icone si scalano automaticamente in modo che siano visibili indipendentemente dal fattore di zoom. Lancio il comando segui linea e continua linea. Con questa opzione io proseguo una linea già esistente. Invece che dare la dimensione, seleziono l'opzione piano e lui disegna automaticamente la linea in modo che vada a clashare, a incrociare il piano che io vado a selezionare. In questo caso mi sono incrociato con il piano verde, seleziono ora il piano rosso e poi scendo fino ad arrivare al piano magenta. In questo modo è possibile disegnare una linea 3D senza dover specificare nessuna dimensione, nessuna misura. Per cancellare i piani di riferimento si può utilizzare il normale comando cancella oppure l'opzione cancella dello stesso comando che ho inserito. Qui possiamo verificare che è stata inserita anche la guarnizione con i suoi set di buloneria. Le croci rappresentano in realtà le guarnizioni che altrimenti non sarebbero visibili. Aggiungo una flangia di collegamento con il comando flangia manuale. Anche in questo caso non mi viene chiesto il tipo di flangia da inserire perché chiaramente è già stato deciso in classe. Vediamo ora quanto è semplice creare ma soprattutto modificare le pipeline con ESAPRO 3D Piping. Andiamo a modellare una pipeline, questa volta daremo delle misure. La linea 9701 parte da un tubo esistente, do una lunghezza mezzo metro, 500, poi mi alzo di 1 metro, viene inserito automaticamente il T-ridotto, ovviamente questo era previsto nella branch table, e andiamo a disegnare un altro tubo orizzontale. Finora siamo andati in ortogonale. Se disattiviamo l'F8, quindi la classica funzione orto di AutoCAD, possiamo andare a disegnare una baionetta, quindi diamo semplicemente una direzione, indichiamo due componenti e in questo caso possiamo andare a dimensionare la nostra baionetta. La curva a 90 gradi viene tagliata per adattarla al nuovo angolo. Andiamo a inserire una flangia. Ecco, adesso andiamo a verificare che cosa è stato fatto. Qui abbiamo una curva che inizialmente era 90 gradi e è stata tagliata a 33 gradi. Come vedete gli oggetti sono semplici e solidi AutoCAD che si possono anche editare singolarmente. Adesso vado a fare una modifica, uso il semplice comando sposta, cancello questa curva e disegno un tratto di tubazione orizzontale. In questo caso disegno semplicemente l'asse. Lancio il comando di vestizione automatica e la linea viene completata automaticamente dal software. Ora con il comando modifica rete vado a stirare i miei tubi. Quindi seleziono i tubi che voglio andare a traslare, posso specificare una distanza numerica oppure agganciare un punto esistente con la funzione Pipe Snap, il pallino giallo. In questo caso ho agganciato il vertice della curva ed effettivamente il nuovo tubo è perfettamente allineato con quello già esistente. Finora abbiamo modificato la geometria, ma vediamo cosa succede quando cambiamo le caratteristiche tecniche di una linea. Disegniamo una linea da 2 pollici. Stacca da una linea esistente, quindi viene inserito un T uguale. A questa linea aggiungiamo una flangia, è una flangia welding neck, e andiamo a inserire una valvola. Scegliamo dalla classe una globo flangiata. La valvola si porta dietro le sue controflange, guarnizioni e bulloneria. Le flange sono welding neck a loro volta. Andiamo in wireframe 2D, facciamo doppio clic sull'asse e andiamo a modificare il diametro.
Da 2 lo portiamo a 1. In questo caso vedremo che i componenti da sostituire verranno evidenziati in giallo ed ESAPRO 3D Piping sostituisce le curve a saldare di testa con dei gomiti tasca saldare. Le flange welding neck vengono sostituite con corrispondenti flange piane. La geometria della linea in questo caso rimane invariata, ma la tecnologia con cui è stata costruita è stata completamente ricostruita. Vediamo come è possibile ottenere gli elenchi materiali. Per prima cosa viene lanciato il comando estrazione dati che consente di aggiornare il database di progetto con i materiali che abbiamo appena modellato all'interno del nostro disegno. Il database è stato sincronizzato, quindi si possono tirare fuori i primi elenchi. È possibile generare un foglio Excel con diversi elenchi, componenti, linee, travi, coibentazione o saldature. L'elenco componenti sono i componenti piping. Seleziono uno o più disegni e lancio il computo. Viene generato un foglio Excel con una serie di colonne che io posso andare a filtrare. In questo caso voglio visualizzare solamente i materiali che hanno i diametri 4 e 3 pollici e quindi accanto alla descrizione di un componente trovo le quantità. Il modo con cui vengono raggruppati i materiali dipende da come vengono impostate le griglie di generazione elenchi. Si chiamano modelli elenco e sono delle griglie personalizzabili dove uno può andare a scegliere i campi che vuole andare a mostrare. In questo caso, per esempio, c'è un modello elenco che visualizza come prima colonna il fluido. Se utilizziamo questo modello elenco, vedremo che i materiali verranno totalizzati non solo per diametro, ma anche per fluido. Generiamo un'anteprima video in questo caso. Il fluido è AI, BB, CH e per ogni fluido trovo i materiali suddivisi per tipo e per diametro. Quindi a seconda di come si personalizza il modello si possono ottenere diversi output. Abbiamo la possibilità di fare l'elenco delle travi, in questo caso vediamo i profili che sono stati utilizzati con i metri quadri e i metri lineari. Coibentazione, qui mi visualizza la coibentazione che è stata utilizzata all'interno del mio impianto, e la tabella aggiunti. Con la tabella aggiunti è possibile andare a conteggiare le saldature. Saldature o più in generale qualsiasi tipo di connessione. BR sono le saldature di branco, BV, butt weld, saldature di testa, socket weld, saldature di tasca. Vengono raggruppate anche in questo caso per diametro, per spessore, per materiale e in fondo trovo la quantità. Siamo pronti per andare a ricavare i disegni 2D dal nostro modello tridimensionale. Siamo nell'ambiente layout di AutoCAD e con il comando crea vista andiamo a creare una vista in pianta. Scegliamo il punto di vista, la scala, andiamo a dimensionare la nostra finestra e la posizioniamo sul nostro blocco cartiglio. Sempre con lo stesso comando andiamo a creare un'altra vista ortogonale. La vista ortogonale è una vista con la stessa scala ma ribaltata di 90 gradi. In questo caso ricavo la vista frontale. Vado ad adattare i bordi della mia finestra. Ok. E questa è la seconda vista. Per la terza vista andremo a creare una vista sezionata. Una vista sezionata si ottiene partendo da una vista già esistente e specificando uno o più piani di sezione. Ho definito 2 piani di sezione e quindi riottengo una vista in pianta che però ovviamente è una stratigrafia. Viene escluso tutto quello che sta sotto il piano A e sopra il piano B. La terza vista è una vista isometrica, magari un particolare, quindi cambio il fattore di scala a 25. Includo la parte che mi interessa. Ok. Sistemo la mia tavola. Queste sono viste tridimensionali, non è ancora un disegno 2D. Faccio sparire i bordi e adesso ricavo i profili con il comando disegna profili. Qui la possibilità di ricavare un disegno 2D mantenendo gli stessi colori del modello originale oppure semplicemente in bianco e nero. Posso decidere se proiettare o meno gli assi, le guarnizioni, linee nascoste e altre impostazioni. Selezioniamo ora le viste da proiettare. In questo momento ESAPRO 3D Piping sta calcolando i profili 2D. Questo vuol dire che poi al termine del processo verrà creato un disegno
fatto di entità piatte, linee, archi, cerchi, che sarà l'immagine esatta del nostro modello 3D. Andiamo a verificare il risultato. Questo disegno può anche essere dato all'esterno come normale DVG AutoCAD. Adesso andiamo ad aggiungere le quote. Il comando ESAPRO di quotatura è molto simile al comando base di AutoCAD. Quota lineare. Questa è una quotatura che in AutoCAD non è presente, è la quotatura altimetrica. Con questo comando è possibile mostrare la quota asse di un tubo, oppure a seconda della modalità mostrare la base. Base è il fondo tubo. Quindi se voglio mostrare per esempio la quota di appoggio di questo tubo, posso usare la quota base. L'impostazione delle quotature è il normale AutoCAD, per cui rispondono agli stili di quotatura di AutoCAD base. I comandi di annotazione consentono di mostrare delle etichette con cui vengono evidenziati gli item. Quindi questo è il nome della mia pompa, PMP 6700, e andiamo a etichettare una valvola. Oltre agli item è possibile andare a etichettare le linee. Questa è una scelta che posso fare nella finestra opzioni di lavoro e quindi scelgo il tipo di annotazione. Le annotazioni possono contenere testo libero oppure informazioni, campi. In questo caso mostrerò la sigla della linea. 6177. Andiamo a etichettare un'altra linea. Ok. La stringa che visualizza la sigla di linea è una regola di progetto che è comune all'ESAPRO P&ID. Quindi è una regola generale di progetto, quindi se cambio la composizione della stringa di tag linee, questo ha effetto su entrambi i prodotti. Ritorniamo nel nostro modello 3D per l'estrazione degli sketch isometrici. Con il comando gestione gruppi ISO posso decidere come organizzare i miei sketch. Gruppi automatici inizializzo una serie di fogli, ognuno con un set di oggetti. Questi set di oggetti, questi fogli, diventeranno poi dei veri e propri disegni di sketch isometrici. Nella colonna destra vedo per ogni foglio il numero di entità che ESAPRO va a inserire in quel disegno. Qui sto ispezionando lo sketch 9700 e qui vado a vedere un altro sketch. Quindi in questo caso questa pipeline starebbe su un foglio e questo stacco su un altro foglio. Posso decidere anche di aggregare due fogli, quindi se seleziono il primo foglio posso decidere di aggiungere questa linea. In questo modo posso riordinare i fogli come mi viene più comodo. Ho risparmiato un foglio, l'ho eliminato. Una volta che ho organizzato i miei fogli sono pronto a estrarre una serie di file con estensione.iso che è il formato letto dal prodotto ESAPRO Isometrics che vedremo successivamente. Estraggo 3 linee, 1, 2 e 3. Per ogni foglio viene generato un file ISO che andrò a importare nel pacchetto ESAPRO Isometrics. La parte piping è terminata, vedremo adesso la parte sketch. In questa parte del video utilizzeremo il modulo ESAPRO Isometrics per generare automaticamente sketch isometrici a partire dal modello 3D. Siamo nell'ambiente ESAPRO Isometrics e adesso andremo a processare i file ISO generati dal pacchetto ESAPRO 3D Piping. Seleziono i 3 gruppi. Qui ho una serie di parametri che consentono di modificare l'orientamento, per esempio, e qui sotto abbiamo i percorsi di salvataggio dei file DVG. C'è tutto un ambiente di setup che può essere personalizzato dall'utente. Lanciamo il comando Genera Sketch e adesso vedremo la generazione fisica degli sketch isometrici con un processo totalmente automatico. Viene inserito un cartiglio,
viene fatta una prima generazione dello sketch per vedere l'estensione della grafica e viene fatto un secondo aggiustamento per ottimizzare gli spazi. Una volta generato lo sketch in unifilare viene quotato automaticamente. In alto a destra vediamo anche il 3D della linea così come appare nel piping, e sulla destra vedremo le distinte materiali e tutta la palinatura poi relativa allo sketch. Secondo foglio, la linea 6177, anche in questo caso viene fatto un ridimensionamento, quotatura, distinta materiali, distinta di taglio. Qui abbiamo generato tutte le tabelle possibili, quindi oltre alla distinta materiali avremo anche l'elenco delle saldature e una tabella di taglio con tutte le spezzonature dei tubi. Andiamo ad aprire uno sketch già generato per verificare il risultato finale. Nella parte alta abbiamo il modello piping, così come la linea è in realtà. Qui in basso invece abbiamo la parte isometrica, con tutte le informazioni, quindi le quotature, i bollini materiali, 5 è il materiale della valvola, 4, 5, 6 è la flangia, guarnizione e bullone, questo è il tag della valvola e queste sono le saldature, V7, V8, B è lo spezzone di tubo, ogni tubo è etichettato con una lettera. Qui abbiamo due blocchi a distinta materiali per prefabbricazione e costruzione con i relativi pesi, quantità. Sotto abbiamo la tabella con le saldature, ogni saldatura ha un nome e la caratteristica, BV, saldatura di testa, materiali, spessori, e questa tabella di taglio, quindi ogni tubo etichettato con una lettera. Qui sotto abbiamo le caratteristiche di processo, quindi tabella PED, pressione e temperatura. Qui in fondo abbiamo i rimandi. Lo sketch è già buono, diciamo, di suo, ma può essere ulteriormente migliorato, perché con il comando modifica quote si può girare, in questo caso la quotatura, o stirare. È uno strumento di editing molto utile perché può aiutare a risolvere magari situazioni critiche dove nello sketch magari possa avere cose che si sovrappongono. La stessa cosa può essere fatta con i bollini. Andiamo ora su un altro sketch per vedere come Esapro Isometrics gestisce gli spool e gli aggiustaggi. Questo è lo sketch della linea 9700. Qui abbiamo una saldatura 5 che vogliamo fare in opera. Andiamo a inserire il simbolo limite spool. Questo applica un'extra lunghezza al nostro tubo e andiamo a rinominare la saldatura da V5 a EV5, Erection Weld 5. Il tubo che ha questa saldatura è il tubo B. Chiaramente questa saldatura porterà a un aggiustaggio, attualmente 2645, questa è la lunghezza calcolata da piping. Rilancio il calcolo e vedrò che il tubo B è diventato 2745. Esapro aggiunge 100 mm ogni aggiustaggio, questo chiaramente si vede anche nella tabella materiali totali. Con il pacchetto opzionale Esapro Spool è possibile fare un ulteriore passo avanti e fare in modo che Esapro Isometrics riconosca automaticamente gli spool, assegnando ad ogni spool un'etichetta che può essere una lettera o un numero. In questo caso sono stati riconosciuti i 3 spool, spool 1, spool 2. Una volta riconosciuti gli spool posso generare le etichette grafiche che me li mostrano all'interno del disegno. Terzo spool da flangia a flangia. E nelle opzioni di progetto posso attivare la suddivisione della distinta materiali per spool. Mostra spool in elenco materiali per prefabbricazione. Questa è l'etichetta che mi suddividerà i materiali. Lancio il comando genera tabelle
E a questo punto i materiali di prefabbricazione verranno divisi in 3 blocchi. Per ogni blocco, quindi spool, avrò i materiali necessari a costruire solamente quello spool, con i relativi pesi.